Ragazzacci, buona giornata. Allora, sbarbata di oggi, barba abbastanza corta, giorno e mezzo di barba. Però oggi userò questo disgraziato qua. Non lo so come chiamare, se è un camisori, uno sciavetto. Questo disgraziato qua si chiama Angle Razor, rasoio di angolo. Vedete che ha questo smusso, un rasoio tutto in alluminio, molto leggero. Vedete, si smonta, qua ha una calamita dove ci monterò questa Derby Premium, mezza lametta. Vediamo se riesco a farvelo vedere, è molto comodo perché con questa calamita, vedete, si regge la lametta. Poi si monta la mezza testina che viene fissata dal manico che una volta che entra fa anche il fissaggio. L'esposizione del rasoio è abbastanza, diciamo, non so che termine usare, diciamo non eccessiva, ecco. E vedete che il rasoio ha due biselli che obbligano un po', la camera non ce la fa a metterlo a fuoco, se riuscite a vederlo, che qui è bisellato dalle due parti, sicché questo è l'angolo come andrebbe appoggiato praticamente il rasoio per farlo tagliare. Il rasoio viene con la sua base, viene un astuccio di cuoio, molto bellino, non è economico, io l'ho trovato usato e volevo provarlo per questa forma. Vedete, non lo so quanti gradi sarà un 25 gradi, 30 gradi di inclinazione che ha il rasoio. Però ragazzi, il risultato è essere il rasoio, era un pochino storta la lametta, la si è indirizzata. Il risultato è essere il rasoio più difficile che abbia mai provato. Oggi che giorno è? Giovedì, mercoledì mattina. Oggi qua è giovedì pomeriggio che mi sto facendo la barba. Mercoledì mattina presto l'ho usato per farci un pochino la mano, era la seconda volta che lo usavo, oggi sarà la terza volta con voi nel video, perché è veramente difficile da usare con questo angolo, sicché la sbarbata di oggi ragazzi sarà un pochino complicata, un pochino più lunga del solito. Saponcino di oggi, Talbot, Made in Canada, Talbot Shaving, Ilia Reich, scusate il mio inglese ragazzi, mio figlio si ride quando mi sente pronunciare l'inglese. Allora mi metto qui sperando che la camera inquadri, perché a me mi si spenge, non so come mai, il monitor e non vedo niente. Spero che avete potuto vedere l'inci. Comunque è un tallo uvato bovino, tallo bovino. Allora, la profumazione del sapone dovrebbe ispirarsi a sandalo hawaiano. Allora, a me ricorda un pochino, vagamente, Sauvage de Dior, è quello che mi ricorda il sapone. Allora, fatemi prendere, come sapete, il mio, qualcuno l'ha chiamato cavatappi, me l'ha offeso. Allora, sapone molto morbido, vedo, molto morbido. Mettiamolo in ciotola. Qualche gocciolina di acqua per iniziare, lo sciogliamo, ma è veramente morbido, qui c'è da sciogliere poco. Ok, allora approfitto per bagnarmi un pochino la faccia. Pennellino di oggi, andiamo con uno Zenith di sbarba. Questo è misto tasso maiale. Allora ragazzi, quando io monto in ciotola vedete che scuoto bene il pennello, perché non voglio mettere molta acqua all'inizio, preferisco metterla, vedete, piano piano, per non fare il sapone troppo annacquato, anche se oggi, come questo praticamente tipo uno sciavette, vorrei un sapone abbastanza più liquido rispetto a come lo uso con il DE
perché veramente voglio che la lama scorra bene, non voglio avere nessun freno dovuto magari a un sapone montato un po' più grosso, che oggi abbondiamo un po' più di acqua. Allora il sapone mi sembra che ha montato veramente bene. Io li ho già usati questi Talbot, so che sono saponi discreti, per non dire buoni, sicché penso che per il lato del sapone non avrò problemi. Allora direi che in ciotola si è sciolto bene, lo vedo bello umido, guardate come ha caricato il pennello, mamma mia. Partiamo. Pennellino che rispetto al Semoge misto che io ho al SOC è un po' più morbido, meno backbone, ecco, diciamo, anche se sento le punte un pochino più pungenti rispetto al SOC. Sono due sensazioni molto diverse come pennelli. Allora ragazzi, profumazione sì, mi ricorda un pochino vagamente Sauvage de Dior, ma vagamente, è molto leggera, si sente che è un legnoso. Io se veramente sa così il sandalo hawaiano non lo so ragazzi, però direi che è piacevole, specialmente per una rasatura di mattina. È una profumazione piacevole, leggera, delicata. Allora la schiuma mi sembra ottima, veramente ottima, una schiuma corposa, polposa, mi piace. Allora sicuramente manca acqua, fatemi scaricare un pochino il pennello perché forse ho preso un po' troppo sapone, ho fatto molta schiuma. E voglio un po' più liquido, come vi ho detto, perché mi scorra bene la lama, perché ragazzi questo rasoio è veramente difficile, vedrete che soffrimento a farmi la barba. Ok, io direi che ci siamo. Pulisco la bocca, ho mangiato anche un po' di sapone. Allora, fatemi togliere il sapone bene dalle mani, perché ora vi faccio vedere il primo problema che ha questo rasoio, che gli hanno fatto sto manico rotondo, e se uno ha le mani belle asciugate, insomma, un po' di grip c'è, ma se ci va un po' di sapone o con le mani bagnate si perde il grip e ti gira e ti fai fuori, ti tagli, sicché veramente non è facile. E quest'angolo vedrete che mi farà soffrire. Quando l'ho visto io ho detto guarda caso che l'angolo si vede molto interessante, però invece ragazzi no. Forse a fare la barba a un altro può anche aiutare, però a farmela io, vi sono onesto, non è facile usare questo rasoio con quest'angolo. Allora, come vi ho fatto vedere, come ha questo bisello dalle due parti, praticamente è come devo appoggiare il rasoio in faccia. Con quest'angolo non lo so come mai,
nonostante va bene io non sia un esperto con lo sciavette, però normalmente ormai ci ho preso la mano, non è che devo stare a pensare come appoggiarlo, invece con quest'angolo non lo so, come che il mio cervello ha bisogno di pensare a come va appoggiato in faccia. E mi risulta veramente, veramente difficile da usare. E ho una paura matta che mi scivoli il rasoio di mano, perché con questa forma così stondata se mi si impunta la lametta mi gira e mi conficco la lama nella carne. Specialmente ora che ho le mani un pochino bagnate, fatemelo un pochino asciugare, perché sennò mi fa del male. Bisogna riuscire a mantenere questo bisel appoggiato in faccia e tirando la pelle il rasoio fa il suo. Naturalmente questo è un rasoietto almeno nel caso mio da usare quando ho tempo per farmi la barba, perché rispetto anche allo sciavette normale mi ci vuole il doppio di tempo. Però questo sì, è una sfida, è una sfida riuscire a non tagliarsi. Questo c'è il vantaggio rispetto alle sciavette normali con questo bisel, che uno parte e non prende niente, poi va aprendo l'angolo finché non sente la lametta acchiappare, e un pochino aiuta a trovare un angolo ottimale per non tagliarsi o tagliarsi meno. Il problema è, come vedrete ora, che con quest'angolo così inclinato alcuni movimenti non risultano naturali, come nel caso dello sciavette normale. Per esempio, per fare baffi è ottimo. Va bene, allora io direi che verso del pelo ci siamo abbastanza, ancora c'è parecchia barba, però vedremo di portarla via ora con gli altri passaggi. Mettiamo un po' di sapone, il sapone aiuta a far scorrere la lama, che se no a secco uno tende a portare via più epidermide.
Profumazione elegante del sapone, mi ricorda un po' le profumazioni dei saponi inglesi. Fammi asciugare un pochino il manico della soglia alle mani e facciamo un pochino di traverso piano piano. E qui incomincia ora i problemi, perché con l'angolo che c'ha vedete che devo tenere la mano in una posizione che per me non è naturale. Cercare di mantenere il visello, pelle bella stirata. Poi ho un altro problema, ragazzi, sono completamente cieco, non vedo niente. Sto pensando a farmi fare degli occhiali piccolini da usare per farmi la barba. Che più passa il tempo, meno vedo. Qui è molto scomodo perché se devo tenere l'angolo così per seguire il profilo, la mano mi picchia, vedete? Mi picchia sulla vazza. È veramente scomodo. Facendo una fatica alla lametta a tagliarmi la barba. Qui mi sono un pochino sbucciato. Ragazzi, scusate, mi si è spento, non so come mai, la camera del telefono principale, non so se si è scaldato, ha smesso, meno male me ne sono accorto, ha smesso di registrare. Ora non so esattamente dove sarà rimasta, poi farò il montaggio del video. Allora andiamo a fare un traversino di qua. Lo riprendo di qua perché mi rimane scomodo. Quest'angolo è veramente scomodo per usare questo rasoio. Allora, qui siamo abbastanza lisci. Qua sotto manca ancora e manca da questa parte di qua. Aspettate che mi è sparito il sapone. Troppo tempo. Vedete che mi rimane scomodissimo trovare l'angolo con questa inclinazione. Per fare il controfelo. Mamma mia, qui sotto che barba dura che ho.
Mentre sta facendo una fatica a tagliarla. Comunque vedete che è un rasoio, ragazzi, veramente che è un rompimento di scatole, basta farci la barba. Cioè veramente, se volete un rasoio, comunque qui sono liscio, se volete un rasoio per provarvi a voi stessi, compratevelo. Vi dico, per me è il rasoio più difficile che ho provato. Comunque ragazzi, sì, qualche puntino magari da qualche parte c'è un pochino di barba, ma direi che sono abbastanza BBS, Facciamo qualche piccolo ritocco dove si sente un po' più di barba, ma vi dico onestamente sono andato molto molto profondo. Liscio. Con la sinistra mi risulta più difficile fare il contropelo sulle guance, comunque ragazzi direi abbastanza bene, Ragazzi, direi che mi sono portato via anche la cotica. Che mi rimane, non mi rimane naturale la forma di utilizzo con questa testa inclinata così. Io, ragazzi, basta, perché ormai quello che porto via è più pelle che barba. Direi che
ci si può accontentare. Prima di farti del male. Visto, a posto. Direi che ci siamo. Allora, buttiamo via l'acqua, saponatina. Oggi l'allume sono sicuro che lo sentirò tutto. Pensavo di aver preso l'allume. Oggi lo sento l'allume, ragazzi. E nemmeno poco. Sicuramente la pelle un pochino l'ho stressata perché vi dico con questo angolo di attacco è veramente difficile. Qualche pelino qui sotto. Veramente difficile. Allora, sciacquatina, togliamo il lavandino. Oggi la barba era corta, un giorno e mezzo, così che manca un pochino di sotto. Comunque grazie, bella fiallata. Si mette via questa asciugatina. Solita asciugatina anche al lavandino. Mamma è piallata, mamma mia. Non so quanto è durata la sbarbata perché mi si è fermato il video, non ho visto quanto era. C'è qualcosa lì sotto. Vedete che è scomodo. Prenderlo, trovare la posizione del rasoio. Comunque grazie. Guardate qui, piccolissimo puntino, tagliettino. Comunque è andata abbastanza bene. Vi dico difficilissimo da usare, mi rimane a me difficilissimo questo rasoio. L'ho visto a poca gente usare. Non ho comparazioni, non so se sono io che non lo so usare o se veramente anche altro risulta difficile. Potrebbe essere la mia mano che non riesce, non ha tanta mobilità. Magari uno più giovane o con più mobilità riesce a usarlo più facilmente, però a me mi rimane molto scomodo. Allora, la profumazione dell'after la sento diversa al sapone. Vediamo un po', facciamolo asciugare. Alcol, witch hazel, glicerina, aloe vera, fragranza, jojoba oil, c'è di tutto qui dentro. Ve lo faccio vedere. Un pochino torbo. E allora, la profumazione dell'after mi piace di più del sapone. Ci sento come una nota, oltre che legnosa, non so come spiegarvelo, fruttata. Sento come una nota fruttata che non sentivo nel sapone. Molto meglio la profumazione, sì, dell'after, mi piace di più. Vediamo se si mantiene. Comunque bella. Allora, un pochino brucia, sento un pochino bruciare, ma più che tutto zona vappi, ma mi dà l'impressione che devono essere gli oli essenziali, non tanto l'alcol
festeggia con come si chiama, la lume già la sfiammata da spazza. Comunque ragazzi, la barba me la sono fatta. Certo, non sono magari a BBS come riesco ad arrivare con il piede o con uno sciavette normale. C'è in qualche punto, per esempio qui, donna branchie comunque non male, appena si sente. Di qua no, di qua un pochino appena si tira il collo, se abbasso non tanto. Comunque il resto della pelle sono a BBS praticamente. Allora, pennellozzo ragazzi, tanta roba. Avete visto come ho montato bene il sapone? Ti dico, rispetto al Semoge è un pochino più soffice. Comunque lavora veramente bene. Talbot ragazzi, tanta roba come saponi. Poi va bene, le profumazioni, ragazzi, guardatevi le piramidi olfattive. Vi dico, questo è molto leggera. Un legno, un sandalo leggero. Mi ricorda vagamente, forse ora, vedi, dopo aver sentito l'after, forse ci sento qualcosa di sottofondo fruttato, ma poco, più nell'after. L'after sì, proprio ci sento qualcosa di fruttato. Mi è piaciuto molto di più l'after rispetto al sapone. Vedete, shake well, agitare bene perché bello torbo. Infatti ci deve avere un sacco di oli essenziali perché sto bruciando qui in questa zona, lì sono gli oli essenziali. Allora andiamo al signorino, fatemelo un pochino pulire. Diamo un'asciugatina e parliamo un po' di questo disgraziato. Ragazzi, rasoio difficile, specialmente a me mi risulta difficilissimo da usare. Ovviamente la laviamo, la asciughiamo e la buttiamo dentro il contenitore delle lamette usate. Perché mi risulta difficile? Primo, per questo manico che scivola, ragazzi. Così rotondo dovevano farlo, secondo me, non lo so, boh, forse un po' squadrato. E secondo, perché quest'angolo che ha questo rasoio, vedete, me lo rende difficile. Ci sono dei movimenti, specialmente il contropelo sotto il collo, che non lo so, la posizione della mano rispetto alla mia bazzona me lo rende difficilissimo da usare. Vi dico, se per me farmi la barba con questo rasoio è una scommessa con me stesso. Lo uso molto poco, infatti, per questo forse è la terza o la quarta volta che lo uso. Comunque il rasoio è fatto molto bene, viene con la sua base, vedete, è bellino veramente. Però vi dico, per farsi la barba uno stesso è un rasoio che non ve lo consiglio, almeno che non volete fare una sfida con voi, ecco, questo è il termine giusto, una sfida. La mette derby, ragazzi, insomma, avete visto sotto la barba, sotto la bazza, che ho la barba parecchio dura, hanno faticato e non molto, e non poco, Sì che insomma sono lamette, vi dico, le mezze lamette rotti, già fatti, già tagliate. Io le meglio che ho provato sono le perma, veramente le perma tagliano bene, e anche le parche, ho visto che tagliano veramente bene, sono fra quelle che ho provato quelle che mi sono piaciute di più. Va bene ragazzacci, allora barbatina di oggi con molta sofferenza, però l'abbiamo portata a casa. Ora devo editare il video e vediamo come faccio a attaccare i due pezzi dove mi si è fermata la camera per sincronizzarlo. Il casino è con il secondo telefono, con la voce, diventerò matto, immagino. Va bene ragazzacci, grazie per tutto e ci vediamo, sarà il fine settimana per un altro video. Dai, ciao!